L'emblema delle Nazioni Unite utilizza una proiezione cartografica centrata sul Polo Nord. Questa proiezione fu scelta nel 1945, anno di fondazione dell'ONU, quando l'Artico era strategicamente irrilevante. Oggi è diventata la zona più contesa al mondo. Il centro della mappa delle Nazioni Unite coincide precisamente con il territorio che tutte le principali potenze si contendono. La narrazione russa sostiene che un imminente spostamento dei poli provocherà lo scongelamento di parti della Siberia e della costa artica, di cui la Russia controlla circa il 53%. Questa rotta marittima del nord NSR permette di risparmiare 15 giorni di viaggio rispetto alla rotta del canale di Suez. La Russia ha già investito oltre 35 miliardi di dollari nello sviluppo di quest'area in vista di una futura civiltà artica. La narrazione degli Stati Uniti, che hanno una presenza artica limitata rispetto alla Russia, è stata più pessimistica. Inizialmente incentrata sul riscaldamento globale di origine antropica, ora semplificata in cambiamento climatico, gli Stati Uniti si stanno affrettando a rispettare la scadenza del 2030 e puntano ad acquisire il Canada e la Groenlandia, il che consentirebbe loro di dominare il passaggio a nord-ovest, la rotta commerciale artica alternativa alla rotta marittima della Russia del Nord. L'Unione Europea ha ampliato la NATO includendo gli stati artici, la Svezia e la Finlandia. Nel gennaio 2025 l'Europa Unita ha istituito l'Ufficio Europeo di Coordinamento Polare EPCO nella regione artica svedese. L'impegno della Cina nell'Artico si concretizza nella sua Via della Seta Polare, un'estensione dell'iniziativa della nuova Via della Seta nelle acque polari. La Cina si è autoproclamata stato quasi artico ed ha investito nei progetti artici russi in cambio dell'accesso alla regione. Nel 2025 ha completato un numero record di viaggi di container attraverso la rotta marittima della Russia del Nord e ha designato l'Artico come una nuova frontiera strategica. Stiamo vivendo la più importante riorganizzazione degli equilibri di potere mondiali dal 1945 e il vantaggio geologico per tutte le nazioni è chiaramente concentrato nella regione artica. Si sta formando un nuovo ordine mondiale multipolare e con esso si sta costruendo un nuovo sistema finanziario. Un nuovo ordine mondiale in cui energia, cibo e metalli diventano le nuove riserve strategiche. Ciascuno dei principali attori sta costruendo sistemi finanziari progettati per funzionare sia in modo indipendente che a livello internazionale. Negli Stati Uniti esiste l'algoritmo digitale Hashgraph di Hedera, governato da istituzioni come Google, IBM, Boeing, LG e FedEx. Federa non sostituisce il dollaro, è un aggiornamento più veloce e programmabile del sistema del dollaro statunitense, che funziona in sinergia con stablecoin come USDC. In Cina esiste il CIPS, sistema di pagamenti interbancari transfrontalieri, lanciato nel 2015 come alternativa a SWIFT. A differenza di SWIFT, che gestisce solo la messaggistica, il CIPS si occupa della compensazione e del regolamento effettivi, che ha già raggiunto i 2,25 miliardi di portafogli, più dell'intera popolazione cinese. E c'è M-Bridge, il progetto più ambizioso della Cina, una piattaforma multi-CBDC sviluppata con Hong Kong, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti che consente il regolamento diretto tra valute digitali. In Russia ci sono il rublo digitale e il sistema di pagamento con carta Mir, che ha emesso quasi 500 miliardi di carte e gestisce 2/3 di tutte le transazioni nazionali. SPFS, sistema per il trasferimento di messaggi finanziari, è l'alternativa russa a SWIFT ed è ora collegato a 557 istituzioni finanziarie in 20 paesi. In questo ordine mondiale multipolare stanno emergendo 4 blocchi. Il blocco americano, che mira ad includere tutto il Nord America, l'America Latina e la Groenlandia. Il Medio Oriente è attualmente oggetto di contesa. Il blocco russo mira a includere gran parte degli ex stati sovietici, nonché parti dell'Africa e dei Balcani. Il blocco cinese mira a includere l'Asia meridionale e il sud orientale, nonché parti dell'Africa. Il blocco europeo mira a includere sia il nucleo centrale dell'Europa Unita che la sua periferia circostante. Quella che sembra una serie di eventi scollegati è più probabilmente la demolizione controllata dell'ordine mondiale unipolare e le doglie del parto del nuovo ordine mondiale multipolare. E attraverso una rete di banche centrali e think tank privati, tutte le strade conducono alla Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, in Svizzera. Report Greg Rees, traduzione e voce Dino Tinelli.